Ciao a tutti, sono Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Oggi faremo la cassola. Credo sia uno dei piatti milanesi più iconici. La cassola si faceva a novembre, infatti oggi è l'11 di novembre, oggi è San Martino, quando il mosto comincia a diventare vino. E in più si festeggiava, c'era l'uccisione del maiale. La cassola si faceva con i tagli meno pregiati, meno nobili del maiale, perché comunque gli altri erano destinati alla produzione dei salumi o alla vendita, con le costine del maiale, con la cotenna del maiale, con i piedini, con il musetto del maiale. Tante volte ci arrivano le orecchie, qualche coda, in questo caso oggi non ce l'avevamo, e con gli scarti minori sulla pulizia delle carni ci facevano questi salamini piccolini, li chiamavano verzini, rosolati con carote, sedano e cipolla, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e delle verze. Vi spiego passo passo come la facciamo. Si fiammeggia tutta la carne per la pulizia. Bisogna bruciare i peli dei piedini, del musetto, della cotenna, però nei supermercati comunque le carni sono perfette, non c'è bisogno neanche di fiammeggiarle. Tagliamo dei quadrucci di cotenna. Tagliamo una costina per volta. Li sbollentiamo nell'acqua per 10 minuti. Questa operazione la facciamo per dargli una sgrassata principale. Una volta sbollentati vedrete che comunque rimane una patina bianca sull'acqua, leggerissimamente salata, e intanto rosoliamo la nostra verdura, carote, sedano e cipolla tagliati a dadi. Una volta che abbiamo sgrassato la nostra carne più o meno 10 minuti da quando inizia a bollire l'acqua, la scogliamo e la mettiamo su una teglia. Aggiungiamo la carne che abbiamo fatto scottare nell'acqua bollente. Aggiungiamo le foglie esterne della verza, quelle verdi che sono molto coriacee, per cui cuoceranno in 2 ore e daranno sapore al nostro sugo. Aggiungiamo dell'acqua fredda a coprire per far sì che tutte le carni si rassodino un attimo e riprendano la cottura da zero. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Saliamo leggermente, lasciamola bollire, anche a fuoco abbastanza vivace, per almeno un'oretta. Nel frattempo che la cassola cuocerà, prenderemo le nostre costine, che comunque abbiamo tagliato a cartucciera, e le mettiamo in forno a sgrassare leggermente per i primi 10 minuti. Serve proprio che gli si sciolga tutto il grasso che hanno intorno. Come vedete, le costine le abbiamo inserite in forno con 2 placche. La prima placca è una teglia forata e sgocciolerà il grasso nella seconda. La temperatura del forno per far rosolare le costine non deve essere inferiore ai 180 gradi, una decina di minuti basta. La nostra cassola starà già cuocendo da un'oretta, le aggiungiamo e continuiamo la cottura altri 45-50 minuti. Mentre cuoce la cassola, stavo guardando il libro dove ci siamo su anche noi, in compagnia dei 50 nostri colleghi. Ricette fantastiche, noi siamo presenti con 2 ricette della tradizione, però qui ci sono un sacco di spunti da prendere, mi raccomando, non perdetelo questo libro qua. Dopo che la cassola avrà cotto quasi 2 ore praticamente, scoperchiamola, aggiungiamo le verze tagliate tenere, il liquido dovrà essersi ridotto della metà e i nostri verzini, i nostri salamini, che come sappiamo tutti hanno bisogno di pochissima cottura. A questo punto il liquido si sarà ridotto, le verze saranno cotte e la nostra cassola è pronta. C'è un detto a Milano che dice che la cassola la deve essere tacada e tachenta, ma minga sbrudolenta, cioè il sugo della cassola deve essere liquido
e deve attaccare sulle labbra come quando si mangia un cotechino e non deve essere brodosa. Per cui la cassola va servita molto calda con una polenta fatta al momento. Questo che state vedendo è il piatto classico, è il modo tradizionale per servire la cassola. Noi qui a Ratanà però la serviamo anche in un modo un po' più moderno, un modo contemporaneo. Il processo che c'è dietro il piatto della cassola come la serviamo noi non è nient'altro che fare una cassola tradizionale. Una volta pronta noi la spolpiamo tutta con le mani, togliamo le parti che sono grasse in eccesso e tutti questi pezzi di carne ancora caldi, ci assicuriamo che comunque siano salati e conditi a dovere, li pressiamo in una terrina. La facciamo raffreddare in frigo per almeno 24 ore, dopodiché viene tagliata a fette, viene infarinata leggerissimamente con della farina di riso, viene rosolata in padella solo da una parte, viene appoggiata su un crostone di polenta di mais rosso e viene fatta scaldare in forno. Viene servita su un piatto e a parte l'accompagniamo con le verze stesse della cassola e il salamino che gli abbiamo fatto cuocere assieme. Questa è la versione contemporanea della cassola del Ratanà. Questo è il viaggio che abbiamo fatto oggi a Ratanà e in un piatto milanese tradizionale, iconico, piatto più che milanese anche lombardo. Divertitevi a cucinare perché comunque la cucina deve essere divertimento, è cultura, è sapere, ma comunque a casa non deve essere un peso, deve essere divertimento. Per cui è vero che è una preparazione lunga, però è un ottimo piatto da fare magari il sabato e la domenica, adesso che ci sono le feste e arriva l'inverno. Un saluto da Milano, da Ratanà e da Cesare Battisti. Ciao a tutti.